altro episodio. Siamo su Korriban, il pianeta natale dei Sith. Abbiamo esplorato l'accademia in rovina perché dopo le guerre civili dei Jedi i Sith rimasti si sono distrutti tra loro. Siamo fuggiti da Lord Sion, che era invincibile per noi in quanto aiutato dai misteriosi poteri del lato oscuro che amplificano tutto qui su Korriban. E prima di far ritorno alla nostra nave abbiamo in sospeso su questo pianeta ancora un'ultima questione, che è l'esplorazione di quella misteriosa caverna che avevamo incontrato all'inizio. E questo tra l'altro sarà molto interessante come viaggio. Insomma, facciamolo insieme. Quindi, come abbiamo visto dal datapad, questa caverna veniva utilizzata per l'addestramento dei novizi, che come vedete è ormai fuori controllo in conflitto tra la fauna locale. Se ci pensate, il conflitto con la fauna locale è una sorta di metafora che poi è successo all'interno dell'accademia, soprattutto distrutti tra loro, come stanno facendo qui i Shirak e i Turaki. Vediamo di vedere. Allora, qui vedete, adesso noi dobbiamo assolutamente potenziare la nostra riparazione, tanto che ci costa tantissimo. Ci costa tantissimissimo perché ogni punto di riparazione vuole 2 punti. E tra l'altro con la classe che abbiamo, quella del maestro di spada, praticamente ne abbiamo anche a disposizione molti meno. Qui non possiamo ancora prendere l'ultimo ora. Qui possiamo andare qui con il potere del lato chiaro e anche questo potere possiamo così. Oppure potremmo prendere, possiamo andare in fila questa l'animazione avanzata, perché si anima tutti i membri del gruppo. Diciamo che in sé la caverna è anche a livello visivo molto spoglia, cioè non ho molto all'immaginazione, non è molto immersiva, insomma. Mettiamo la guerra. Vi sono trovato. Tra l'altro ti posso piacere mia questa forse tipo potrei tornare sulla rovina e comprare delle modifiche dai vendor vicino all'enclave. Allora, come vedete dobbiamo sicuramente esplorare dall'altra parte, però vedete il game design suggerisce la parte corta che serve è dall'altra parte, ma noi stiamo esplorando dalla caverna e
Una bella riduzione della prova locale. I shall make this place see what weakness is revealed. To battle. To battle. Lo sterminio di massa. Bam! Ho fatto moltissimi punti esperienza e comunque abbiamo ancora orde di nemici di fronte a noi. Quanti lavori reali. Equipaggiamento. Poi comunque avete visto che il gioco è molto sbilanciato I shall verso make this place see. tra un po' ne capiremo la ragione. La maschera si è indossata da me perché sono un chiaro. Let me handle this. Vedi sempre affamati di solito. Qui è il passaggio per tornare all'ingresso, esattamente. E quindi adesso ne esploreremo la stanza centrale, che è quella dove mancano altre forme di vita che devono essere sterminate. È così che è giusto. To battle. Let me handle this. Fa abbastanza danni. Quindi possiamo finalmente attraversare il ponte. Qualcuno ci sta effettivamente seguendo. Queste piccole di spade laser. Let me handle this. Posso lamentare dei danni che fa i miei parti. Sempre esplorare tutti gli anfratti è una scelta comune di game design, quello di in qualche modo ricompensare il giocatore che esplora. Tra l'altro adesso potremo anche divertirci a cambiare gli stili della spada a seconda di cosa ci serva. Anche se in realtà la maggior parte delle volte saremo contro avversari numerosi. Ecco, vedete, questi sono i cagnolini della guardia dei Kiss. Sono creature che si muovono dal lato oscuro e sono invisibili. Vi ricordate nella puntata precedente quando abbiamo deciso di non disturbare la misura di dove siamo atterrati? Ecco, se noi avessimo disturbato gli scheletri avremmo affondato orde di questi cosi, quindi un sacco di How have punti. you felt coming through the caves just now? I believe you are strong enough to explore the tomb ahead. You will have to face the challenges of this tomb alone. Are you ready? Vedete, Creia in realtà nella nostra conversazione precedente ci aveva avvisato che saremmo dovuti essere forti perché in alcuni momenti avremmo dovuto affrontare delle sfide da soli.
abbiamo trovato quella che sembra a tutti gli effetti essere una tomba Sith all'interno di questa caverna, ed è forte l'energia che proviene da questo luogo. Do not heed the words of the Jedi Council. The Republic will fall if we do not act now. Already the Mandalorians have taken 3 systems along the rim. They will only grow more powerful with time. Come stand with me. We will use our might to help the Republic in its time of need. Join Revan and I. Together we will battle this menace. Quello che sta parlando è Malak, colui che insieme a Revan disobbedì al consiglio dei Jedi e combatté nelle guerre mandaloriane. E quindi stiamo rivivendo praticamente il nostro passato. È una bellissima scelta, quella di far vivere al giocatore, no, questi momenti invece di affidarli a delle cinematiche. The Jedi Council is wise, but will take too long to deal with this threat. We must act now to stop the Mandalorians. I have heard of you. Your masters speak well of your skills in battle. Join us. Quella che vedete invece sulla destra del giocatore, quindi questo personaggio qua, Bastila Shan, è un personaggio chiave del primo Knights of the Old Republic. The Mandalorians must be stopped. And if the war ends with their defeat, then anything else is a small price to pay. The Council seems content to watch, to debate, while entire systems fall to the Mandalorians. If we don't act now, there may be no Republic army to assist in the future. I sense you will join us. What are your reasons? Come vedete, in realtà noi siamo anche in grado, grazie alla libertà che questo sistema ci dà, di poter cambiare la scelta che abbiamo fatto da giocatore, da personaggio, scusate, non giocante nel passato. E in realtà poi volevo riflettere sul fatto che la guerra mandaloriana sembra proprio uno dei classici crocevia della storia, ossia una cosa che sarebbe dovuta andare così per l'esito che la galassia ha preso dopo, quindi qualcosa di inevitabile tutto sommato. A good reason. Delay would have brought ruin, and there was much suffering. You had to act. Qui vedete c'è tutta la contraddizione. It was within our power to end the war, and the Council chose to debate behind closed doors, while planets burned. Come vedete qui è la visione che stiamo avendo, sta impostando tutto quanto per mettere in cattiva luce il voler temporeggiare dei Jedi, ma in realtà abbiamo già dibattuto a lungo su questo punto e in realtà è una caratteristica standard dell'ordine, l'immobilità, e quindi anche qui questo viene ribadito. Their vaunted wisdom bred only in action, and that would have led to destruction greater than anything born of the dark side. So, if you could do it all again, the real question is, would you? The Mandalorians await on the edge of space, eager to crush the Republic. You know how this turns out. Would you do it any different, knowing what it costs you? Knowing what it costs the rest? Il problema è questo, che Revan e Malak, ormai appartenendo a un crocevia della storia, sarebbero comunque dovuti, cioè sarebbero comunque già andati, insomma, sarebbero comunque andati per la guerra, e quindi la distruzione e molte cose probabilmente avrebbero preso lo stesso corso. So knowing all that would transpire, would you still follow Revan and I? Excellent. And now you are all alone. Would you join me now? You didn't follow Revan and I down our path. Join us. Your journey hasn't ended yet. Noi in realtà non abbiamo seguito Revan fino in fondo perché poi
poi ci siamo autoesiliati e siamo tornati poi indietro per essere giudicati. She didn't join us that day, but in time, she came to our way of thinking. And even before then, she wavered and wondered what would have happened. It is a familiar path. There were those who wished to follow you to war, yet remain behind. They came to hate you for the choices they wished to make. Are you so certain? Every step along the way, we did what we thought was right. Perhaps the same path lays before you. But the time of words are done. Now it is time you experienced the full power of the dark side. Qui è un combattimento, mi ricordo, di questa caverna è molto complesso, quindi è probabile che tipo falliremo più volte. Fortunatamente spariscono perdendo vita salviamo. Saremo molto in difficoltà, vedete come i combattimenti sono molto letali e tra l'altro noi, nonostante un buon quantitativo di punti vita, andremo spesso in difficoltà. Il problema sarebbe necessare un'armatura più prestante, però sacrificherebbe di gran lunga la nostra capacità di utilizzare la forza. Dovremmo sacrificare un pochino i danni e darci un punto in più, era così. Abbiamo aumentato moltissimo, però i combattimenti qua dentro saranno terribili per davvero. Questo gioco a volte ha degli spike di difficoltà e poi tra l'altro siamo praticamente in story mode, cioè nel senso siamo alla difficoltà minima, quindi cioè probabilmente dovremmo cambiare più spesso gli stili di spada laser. Più facile io debba utilizzare i poteri, utilizzare gli scudi, utilizzare gli stili, cioè me lo aspetterei da una difficoltà molto più alta. Un'altra riprova del fatto che questo gioco è uscito troppo presto sul mercato.
Questi qua sono debolissimi. Quelli tanti. Possiamo sofferenza con questi piccolini, quindi vedete questi movimenti di percepire l'allineamento di potere che sono una vita. In generale sono anche contro le stanze riempitivo piene di nemici così tanto per dare fastidio. Sinceramente trovo assurdo che nei 3 attacchi non ce ne sia neanche uno che faccia danno area per quanto riguarda i nemici. Questo però neanche nel gioco originale, cioè nel gioco originale, ovviamente. Salviamo. Tra l'altro non vedo l'ora di mettere il cristallo arancione sulla spada. Ecco qua, siamo per avere un'altra visione. Vedete l'energia del lato oscuro. Com says we've lost another heavy droid transport. How can we break through the Mandalorian lines without support? The path is mined and the place is crawling with enemies. I know we've got our orders to press forward, but we're at quarter strength. We can't, General. It's impossible. We need to retreat. We know, General, but we just don't have enough men to accomplish our objective, no matter how important. We already lost half the men just getting to the path. They've got the rest of the company pinned down by the crash site. You can't possibly ask the troops to go forward. If you ask us to charge, will it make a difference? Will our sacrifice mean something? We will press forward if you ask it. The path is mined. If you ask us to charge, there will be losses, General. Thank you, General. Thank you. Voglio vedere se distruggendole. No. Quindi devo provare a disattivarle, ma
farò io. Infatti, per molti versi sta dando più anche questo. Cioè, il rivivere questo tipo di decisione, sapere di aver mandato a morire moltissime persone, poi per un capriccio, e poi forse è totalmente inutile. Devo dire che emotivamente è stato difficile. La banchetta, ogni volta che torno qui e che ho la consapevolezza di questo, è difficile poi, perché l'immedesimazione comunque è molto forte. Sono molto portato a empatizzare con la situazione e devo dire che anche questo comunque è effetto di una buona scrittura, diciamo. Buona, probabilmente il cestino era luttabile, però per un bug non è possibile. Partiamo. Vediamo. Quindi in realtà armi di questo tipo in una tomba sigillata da chissà quanto tempo non sono molto comuni sicuramente. In teoria siamo ormai prossimi alla visione finale, sì. E qui suderemo probabilmente. No, la penultima, ce ne sono due visioni, questa e un'altra. You are to be commended for making it this far. You've revisited the dark moments of your past, and now you must face the present. Your confusion is natural. The others and I will help you understand. Get away from her! She's a dark Jedi. Atten, I've had enough of your snide contempt. I will protect myself from this foul-mouthed ruffian. Hey, what's the commotion here? Stay out of this, Beodor. This is a personal dispute between Atten and myself. You're threatening Atten with a lightsaber, and I'm supposed to just stay out of it? No. The three of you would challenge me? You sorely underestimate the power of the Force. Think again, Kreia. Your dark influence will end. Your friends are all arrayed against me. Will you stand for this?
I will be honest with you. I have fallen to the dark side. Does this change your decision? Questa pure è un cliché abbastanza comune, ossia quello della compagni di avventura e della visione che li riguarda. Posso comunque aggiungere una cosa, che nella mia precedente run Darkside ho scelto l'inerzia e quindi ho scelto no, preferisco stare a guardare perché non riesco a prendere una decisione, e lì è l'unica cosa che è l'unico esito che cambia, è che viene detta una frase molto importante: l'inerzia è morte. Quindi una frase poi tipica del pensiero filosofico di Kreia. E siamo qui alla finale. Non ho l'abilità di demolizione, quindi non posso piazzare mine e quindi falliremo alla grandissima, ma alla grandissima proprio. Quello, come vedete, sono io. Questo invece è Darth Revan. Ok, allora qui sarà grigissima, quindi proviamo a fare questo, 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 e poi che Dio ce la mandi in ok, sembra che vada a fare This trial, I am impressed. You overestimate the power of the tomb. Any change you feel is coming from within yourself. Instinctually, you know your true path. Trust in your feelings. They will lead you in conquering the many challenges that the future holds for you. Surely you have felt what awaits. Events are shaping themselves about you, seeking to draw you into their center. Take care not to give in to vanity and arrogance. This breeds complacency and stagnation, as exhibited by the Jedi Council. Their prolonged inaction led inevitably to their downfall. The galaxy will bend itself only to those of Su questo strength infatti and volevo conviction. riflettere. L'inerzia è morte, è quella che ha portato il Consiglio dei Jedi alla morte. You may not yet understand what you learned here. That wisdom will come in the future. Search the room you are in. You should be able to unlock a passage that leads outside the tomb. E abbiamo avuto un'altra bella spada laser a doppia lama, oltre che 2000 punti esperienza. E tra l'altro, vedete, questa era la tomba di Ludo Crash, con la sua meravigliosa spada da guerra e un bracciale che noi possiamo mettere da quest'altra parte. No, non possiamo. Perché? Perché ovviamente sarà riservato al lato oscuro, probabilmente. Probabilmente sì. Peccato, tra l'altro non posso neanche utilizzare la lama di Ludo Crash perché è una double end. Eh sì, potenziabile, double end potenziabile. Mettiamo la nostra, la vibrolama Zabrak da quest'altra parte. E finiamo di saccheggiare la torre. Ok. Comunque penso che questa parte della caverna è una delle meglio riuscite del gioco, perché comunque è bellissimo il fatto che si possa rivivere il passato del personaggio in maniera attiva e non passiva con un flashback. E tra l'altro poi, come avete visto, sono anche delle visioni che ci costano
costano moltissimo dal punto di vista dell'emotività, dell'empatia. Allora, forza interiore, finiamo, così aumenta ancora il tiro per colpire e poi possiamo andare avanti. Oh, finalmente abbiamo la cura suprema, che è di livello 18, carisma e saggezza, quindi non cureremo moltissimo, però intanto abbiamo anche questo potere. Comunque vedete, abbiamo un bel punteggione, insomma, ormai, e ormai abbiamo quasi abbiamo praticamente riempito l'indicatore del lato chiaro. Adesso io ovviamente posso anche riprendere i miei compagni dall'interfaccia, visto che la quest è finita. Posso riprendere Visas e Bauer, mettere anche loro di salire di livello. Tra l'altro, tipo Visas come equipaggiamento posso darle soltanto queste, le vesti Jedi, ma anche se lei non cambierà comunque il suo abito. Posso invece dare qualcosina in più a lui, 6 più 4, 8 più 2, forza 1. Questa. My life is yours. E acceleriamo. Quindi molto interessante il fatto che questa sia la tomba di Ludo Crash, e comunque anche nel primo Knights of the Old Republic c'era la possibilità di esplorare alcune tombe dei Sith, ed effettivamente erano la sezione migliore, cioè nel senso che molto bello il fatto che si potesse approfondire la lore anche precedente, e tra l'altro tipo la lore molto anteriore alla saga degli Skywalker, quindi della vecchia Repubblica, io la trovo veramente riuscitissima e spero tra l'altro che verrà espansa in futuro. Adesso, giusto per vostra curiosità, voglio salvare e farvi vedere cosa sarebbe successo disturbando gli scheletri. No, questo... Fool, you've disturbed. Hisses are enough to humble even an arrogant one such as you. Test yourself. Vedete, influenza persa, però una volta sono tutti punti di esperienza, quindi quasi quasi. Alla fine l'esperienza si perde, cioè l'influenza si perde solo la prima volta, quindi non è interessante. Cioè, come vedete, i loot che danno sono completamente nulli, però sono quasi 800 punti esperienza. Quello che arrivano sempre lì. Quello pure è un altro potere molto comodo, praticamente è l'unica abilità AOE del gioco, insomma. Però se sei lato chiaro costa tantissimo in termini di punti forza.
Korriban qualunque cosa io abbia scelto di fare. How do you like that? Weakness is right. Soon you shall know. Vediamo se ci sono altri scheletri. Magari ci sono sfuggiti perché comunque ho 1000 e passa punti esperienza, sono sempre molti. Poi in queste battute sono anche utili perché permettono una rapida progressione e quindi comunque poi che se ne dica, questo pianeta è veramente bellissimo. Cioè ha un'atmosfera nostalgica, ma anche serenità comunque This won't take long. dinamica di città interne a questo gioco che è così che io immagino Korriban da sempre, perché How do you like that? tra l'altro non ricordo, tra l'altro non ricordo tipo se nel film della saga principale, quindi l'episodio 9, il pianeta di Korriban sì, in realtà Korriban, una versione che si è evoluta nel corso degli anni, visto che poi da qui sono passati 4000 anni ancora. Quindi mi sembra comunque che il pianeta fosse lo stesso, cioè che comunque la Disney ha voluto mettere la scena finale del combattimento tra Rey e Palpatine proprio su Korriban barra Korriban. E tra l'altro, se questo è corretto, c'è qualche indicazione del fatto che forse negli anni della Disney e degli studi di produzione c'è l'idea di ripristinare, non di ripristinare, ma di riprendere in considerazione questo universo. Se non ricordo male, questo universo è proprio stato creato originale dalla BioWare, cioè ai tempi tipo fu presa la licenza di Star Wars e quindi la BioWare creò questo universo da tutte le informazioni che Lucas aveva, ambientato in un'epoca che non disturbava tra virgolette la saga principale. E sinceramente il lavoro che hanno fatto è meraviglioso, tra il lore, i personaggi e il resto, davvero. Allora, vediamo se c'è qualche novità con i companion, altrimenti My life for abbiamo finito yours. per oggi. I- Qui non abbiamo altre opzioni. Ripeto, sono sempre molto in difficoltà per il fatto che Yes, General? con Kreia perdiamo costantemente influenza, e tra l'altro tipo non è ancora finita l'influenza che perderemo, perché molte altre cose tipo ci porteranno a perdere influenza con lei. Il cristallo arancione. E tra l'altro sì, potenziamo anche questa con quello che abbiamo. Poi comunque cercherò più o meno di potenziare tutte le armi di tutti quanti. Quindi intanto non penso che la nostra skill in repair sia ancora abbastanza. Beh, intanto questo possiamo metterlo come edizione di risolvenza. Non penso che questo ancora ci dà una riparazione nulla. Furtività, destrezza, persuasione, carisma.
cosa. Yes? I think you are ready for the final tier I wish to teach. You have made much progress. For Okay. this, you may use any melee weapon and any shields you possess, but nothing else. No Jedi saber, and no other items. We shall begin this. Ok, diamoci 2 armi. La vibrolama. Proviamo questa, comunque ho il talento per il doppio, per le doppie armi. Mamma mia. Lei combatte comunque sempre a mani nude. Beh, a parte combatte completamente nuda. Graficamente creano molto scarpe comunque. Atris was correct about you. You know war, its motions and currents. There is nothing more I can teach you. I have already learned much of your styles and combat. There is no need to know more. Combat among the Ichani is a personal thing. Repeated duels are not what they are in other cultures, and I would rather that this not become more than it is. And I have taken an oath to Atris against studying from a Jedi, or anything of the Jedi teachings. What I desire is of no importance. My father broke his oaths. He shamed us all. I do not wish to follow his path. I swore not to follow his path. If I were to follow a Jedi against Atris's wishes, then I would be betraying her for you. This is a difficult thing for me to say, but I ask that you be silent as I tell you this. It is my desire to learn from you what you can teach me of battle. I have already learned much in our duels, but with every battle, I wish to know more of you. Your stance, your movements, I can sense shades of meaning and an echo of something I have yet to experience. Atris said that you were the only Jedi to have survived the Mandalorian Wars, that you had stared into the heart of war and only turned away because you were forced to. I do not believe her. I believe that you made a choice, as my father did, and that is important to me, more than you know. And you are important to me more than you know. I will accept whatever you wish to teach me, though it breaks my oath to Atris. I shall await that time, but until then, I will need time to reflect on this. It is different to voice something you feel, and I must grow accustomed to the wait. Ok, abbiamo fatto anche l'ultima conversazione. Yes? You may. There is nothing more. Ok. Possiamo rivestirci nel frattempo e riprendere la nostra spada laser con per adesso la vibrolama Zabrak di là bilanciata. Vediamo se estorciamo qualcosa da qui. Yes? Have you come with questions? Ask, and I will. Atris herself is not as familiar to me as perhaps she should be. Yet I feel I know her, yes. Because Atris's path is... She is... I was a historian. What? Quando l'abbiamo già fatta. Ah. Yes. Very well. Have you done as I asked? Very well. Then know this. Many are the times I meditate in the silence of my chambers. Do you know why I do this? I do this so that I might center myself, listen to the currents of the galaxy.
There are others who may achieve this in occupying the mind, in achieving a moving meditation where operating on machinery achieves a similar effect. Skill does not always draw from the Force, but it is a measure of power nonetheless. It can grant knowledge, help steady oneself when one's thoughts are in chaos, or grant enlightenment. Much can be achieved without the Force, as you know. Life continues, persists, and may be helped or harmed as a result. Now I am tired. Leave me to my meditations. Perfetto. Yes. Very well. Ah, I had one. Now is not the time. Ok, non ancora. Yes. The Jedi practice many forms, many styles of lightsaber combat. It is good to know them, but not to rely on them. You may have already felt the Shicho, the simplest of the forms, return to you as your skill and perceptions have returned. Others may come with time, with experience. It is simple, and its simplicity is strength. It allows focus, a slightly improved chance of connecting with one's opponent. It has no other advantages or disadvantages. It is an effective form to fall back on when no other form will do. Others may come with time, with experience. Very well. Very well. It allows you to recover your strength with the Force more. It has no other drawbacks. Such a form is a gift, preferred of the Jedi consulars, and effective in combats where you must fight only through the Force. Ok, non c'è molto altro. Ask. Ok, penso che comunque con questa conversazione ci siamo. Come vedete, un'altra delle cose chiave di questo gioco è la capacità di poter forgiare dei legami con i nostri compagni. Something up? E tutti i nostri compagni hanno molto All right. da dire, insomma, con la loro storia. E questo avrà degli esiti inaspettati che vedremo prossimamente. Io intanto salvo la partita e vi rimando al prossimo episodio.